Buongiorno amici e ben ritrovati nel 16° ed ahimè ultimo episodio della serie sulla Route 66. Oggi lasceremo definitivamente gli Stati Uniti d'America e la splendida città di Los Angeles, ma non prima di questa sera. Infatti, oggi avremo ancora tutta la mattinata ed il primo pomeriggio per visitare le ultime cose ad LA, tra cui l'Academy Museum che avevamo perso lunedì a causa del maltempo e finalmente raggiungeremo la fine della Route 66 sul molo di Santa Monica. Non mi sembra ancora vero di aver percorso ben 6.500 km, aver attraversato 11 stati ed aver percorso praticamente più di mezza America da est a ovest in poco più di 2 settimane. Un'esperienza che porterò sicuramente con me per tutta la vita, ma ora vi lascio al video e più precisamente eccoci arrivati al molo di Santa Monica. E dopo questo giro di prima mattina al Santa Monica Pier abbiamo recuperato i bagagli in hotel e ci siamo diretti al museo dell'Academy. Vediamo se sto giro si può entrare, speriamo di sì. Fortunatamente questa volta siamo riusciti ad entrare, ma cosa si può vedere all'interno di questo museo? L'Academy Museum of Motion Pictures è dedicato alla storia, la scienza ed all'impatto culturale dell'industria cinematografica. Pensate che si tratta del primo museo di questo genere negli Stati Uniti d'America. La struttura del museo è stata progettata dal noto artista italiano Renzo Piano ed aperto solamente 2 anni fa, il 30 settembre 2021. All'interno vi sono cose di ogni genere, tra cui veri costumi ed oggetti di scena, robot, maschere ed una stanza con all'interno diverse statuette vere donate dai vincitori. Se si è appassionati di cinema, questo museo non può mancare sulla vostra lista di cose da vedere ad LA. Museo bello, mi è piaciuto un sacco. C'è da starci dentro tanto sinceramente. Noi non abbiamo tanto tempo perché dobbiamo prendere l'aereo fra un paio di ore, però merita starci dentro abbastanza. Ora troviamo i ragazzi. Eccoli là. Ci siamo quindi diretti verso l'aeroporto per riconsegnare l'auto a noleggio. Ciao ciao Chevry. Alla prossima. Siamo in aeroporto e dobbiamo provare la mano banana prima di andare ai controlli di sicurezza. Quindi aperta la mano banana. Esatto. Allora, l'odore sa da banana. E fin qua. Sa da sciroppo. Da sciroppo alla banana. Ma da sciroppo da morire. Cioè, ma tanto. Sa strada sciroppo. A me non piace. Che se devo provarla anch'io? Vuoi provarla? No. Posso farle fare il grande salto o vuoi? No, puoi farle fare il grande salto. Fatto controlli, ora ci dirigiamo verso il gate e anche a prendere un boccone da mangiare. Questo aeroporto è immenso comunque. Giusto per non farci mancare l'ultimo fast food degli Stati Uniti d'America. Ora sono le 4:04
Il volo è tra circa un'ora, quindi ci stiamo avviando al gate che dovrebbe essere qua più avanti comunque. 17:10 e ci stiamo muovendo. Top. E così, ahimè, salutiamo anche la splendida città di Los Angeles, godendoci quest'ultima veduta dall'alto. Stati Uniti, mi mancherete, ma non preoccupatevi, tornerò molto presto. Intanto però ci aspettano ben 11 ore di volo fino a Monaco. Sono le 19 e stavo guardando un film, ma ci portano già da mangiare, anche se siamo decollati un'ora e mezza fa e abbiamo altre 8 ore di volo. E noi non abbiamo fame, perché abbiamo mangiato al KFC tipo 2 ore fa. Vediamo cosa ci portano. Diego ha preso la carne, io e Henry abbiamo preso la pasta. Proviamo ad aprire. È anche bollente. La carne. Non male, dai. Chiedo se posso cambiare. Fai vedere la pasta di me. Sorry. L'ho fatto rovesciare tutto il della carne. La carne. Polenta, credo sia. Non ho idea di polenta. Una polentina con uno spezzatino. C'è un'insalatina. La nostra pasta qua dentro. Eccola qua. Un balsamic vinaigrette. Criccherino, panetto e il dolcino alla fine. Recensione del cibo. Pasta non male, però decisamente stracotta. L'insalatina, devo dire, croccante e sinceramente non male. Il panino, ok, nulla di che. Il formaggino invece non è che era proprio buonissimo, diciamo che sembrava più una sottiletta che un formaggino, mentre per fortuna la cheesecake alla pesca era molto buona e ha concluso in bellezza il pasto. Ah, tra l'altro con la cena ti fanno scegliere se vuoi un drinketto. C'è una Coca-Cola, una Sprite, vino, birra oppure dei succhi di frutta. Io mi sono preso il succo all'arancia. Circa 2 ore dopo il pasto hanno spento le luci in cabina. Io mi sono guardato un secondo film visto che non avevo ancora sonno e finito anche quello ho deciso di dormire anch'io. Ed alla fine dal non avere sonno ho dormito per quasi tutto il tempo rimanente. Pensate che eravamo sopra il Canada quando ho preso sonno e mi sono risvegliato quando eravamo ormai sopra la Gran Bretagna. Manca esattamente un'ora ad arrivare a Monaco e ci hanno portato una specie di sandwich col pomodoro, vedo il formaggio e il basilico forse, una barretta e 4 pezzi in croce di frutta tagliata. Il panino, devo dire, era abbastanza terribile. Fortunatamente la frutta, anche se poca, non era male e neanche la barretta e i cereali. E dopo ben 11 ore di volo, che devo dire sono sembrate molto più leggere rispetto all'andata, forse perché questo comunque era un volo notturno e quindi abbiamo dormito per la maggior parte del tragitto, siamo arrivati finalmente all'aeroporto di Monaco. Ci siamo quindi diretti immediatamente verso il secondo gate per prendere il secondo volo in direzione di Venezia, che dopo all'incirca un'oretta di volo ci ha riportati finalmente a casa. E così si conclude anche l'ultimo episodio della serie sulla Route 66 che ci ha accompagnato per gli ultimi 2 mesi circa. Io spero con tutto il cuore che questa serie di 16 video vi sia piaciuta e vi invito a recuperarveli se ve ne siete perso qualcuno cliccando sul link qua sopra oppure andando in descrizione dove metterò il link della playlist completa che potete trovare sul mio canale YouTube. Spero inoltre che questi video siano d'aiuto per chi volesse intraprendere un'esperienza come la nostra e che assolutamente consiglio di fare se ne avete l'opportunità, e vi invito inoltre a scrivermi qui sotto nei commenti se avete dei dubbi, delle perplessità su questo tragitto, ma anche a dirmi se volete un video dedicato su tutta la parte logistica e sui costi di questo viaggio dall'inizio alla fine. Grazie ancora a tutti per il grandissimo sostegno di questa serie e vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube qua sotto per non perdervi ulteriori video. Quindi noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao! Devo dire, io non è che abbia tanta